Devo ammettere di aver sottovalutato un pochino un problema. Il problema è quello del rallentamento delle macchine che hanno installato la 23H2 di Windows 11 nell'ultimo periodo. Si stanno verificando infatti dei problemi di performance sia sulle macchine da gaming, dove questi problemi per la verità sono più evidenti, ma anche sulle macchine di uso comune, come ho potuto constatare da alcuni clienti. Per fortuna è stata pubblicata una risoluzione che purtroppo va fatta manualmente a questo problema e quindi andiamo a vedere come far tornare veloci come prima i nostri PC. Ti senti pronto? Iniziamo. Alcune testate di settore come HDBlog, Wired e tante altre hanno riportato in questi giorni una notizia relativa appunto al rallentamento di alcune macchine. Ritenevo erroneamente che la notizia fosse circoscritta, come ho detto in apertura, alle macchine da gaming. Tuttavia parecchi clienti mi hanno fatto notare che dopo l'aggiornamento le loro macchine risultavano rallentate ed ho potuto constatare con i miei occhi che effettivamente il problema si poneva in linea generale su tutte quante le macchine Windows 11 con la 23H2 aggiornate più recentemente. Per nostra fortuna è stata tuttavia anche pubblicata una procedura che adesso ti andrò a illustrare, che ci consente di ripristinare le nostre macchine agli antichi splendori. La prima cosa da fare sarà portarci in basso dove abbiamo la lente oppure la barra di ricerca, cliccarci su e digitare PowerShell. Sceglieremo questa icona qui, su cui cliccheremo con il pulsante destro del mouse e sceglieremo la voce Esegui come amministratore. Confermiamo di voler acconsentire che l'app apporti modifiche al nostro dispositivo premendo il pulsante Sì e una volta che si sarà aperta la nostra PowerShell dovremo andare ad incollare in sequenza due comandi che per tua comodità ti lascio anche in descrizione. Io li ho appuntati su questo file, quindi li andrò direttamente a copiare ed incollare nella finestra di PowerShell. Dopo aver incollato ogni singolo comando, premiamo il tasto Invio sulla nostra tastiera e una volta che ci dovesse comparire questa domanda, premeremo la lettera T, come tutti. Premiamo quindi il tasto Invio e il comando verrà eseguito. Andiamo a selezionare quindi il secondo comando, allo stesso modo lo copieremo e lo incolleremo sempre all'interno della PowerShell. Premiamo nuovamente il pulsante invio sulla tastiera ed ecco fatta la prima parte. A questo punto potremo chiudere entrambe le finestre aperte e dovremo riavviare il nostro computer entrando nel BIOS. Come ricordo spesso, purtroppo non sono in grado di guidarti in questa fase per diversi motivi. Il primo è che non è possibile continuare la registrazione mentre mi trovo nel BIOS, ma soprattutto il secondo e più importante motivo è quello che ogni BIOS è diverso sia per la modalità di ingresso sia per quanto riguarda l'esecuzione di quello che andremo a fare. E quello che andremo a fare sarà andare a cercare la voce virtualizzazione ed abilitarla. La voce virtualizzazione, a seconda del tipo di BIOS, potrà avere un aspetto differente. In ogni caso dovrebbe essere sempre qualcosa di simile alle immagini che ti sto mostrando. Una volta impostata la virtualizzazione su on, quindi ripeto attivata, potremo riavviare la nostra macchina e continuare con la terza fase. Una volta riavviato il nostro sistema, quello che dovremo fare sarà andare in basso sul tasto Start, cliccarci su ed aprire le impostazioni di sistema tramite questa icona qui. Aperte le impostazioni ci porteremo nella parte in alto a sinistra dove possiamo effettuare una ricerca ed andremo a ricercare isolamento core. Clicchiamo quindi sul risultato che ci viene proposto poco più in basso e nella finestra che si aprirà dovremo andare ad attivare l'integrità della memoria in questo modo qui. Ci verrà chiesto di confermare che vogliamo apportare questa modifica al dispositivo, cosa che faremo cliccando sul pulsante Sì,
E una volta attivata l'integrità della memoria potremo per sicurezza riavviare il dispositivo e il gioco sarà fatto. Quello che purtroppo non posso mostrarti sulla mia macchina è l'avvenuta attivazione dell'integrità della memoria, ma dovrai prestare attenzione che sulla tua macchina questo switch appaia esattamente come quest'altro, ovvero attivato. Il mio consiglio è di effettuare questa operazione solo nel caso in cui tu abbia notato dei rallentamenti della tua macchina a seguito di una recente installazione della versione 23H2 di Windows 11, soprattutto se sei un gamer. Diversamente ti suggerisco di lasciare le cose come stanno, soprattutto se sei già soddisfatto della velocità del tuo PC. E siamo giunti anche al termine di questo video e a me, come di consueto, non resta che salutarti, ringraziarti per la tua compagnia nel corso di questi minuti e darti appuntamento alla prossima.